Filmare questo video è stato molto impegnativo. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi video diverso dal solito. A gran richiesta, me lo avete chiesto davvero in tantissimi sto video, vi mostro come lavo i miei capi all'uncinetto, in questo caso estivi, perché devo effettuare il cambio stagione e per farlo come si deve, prima devo lavare tutti i capi e poi li sistemo e li riorganizzo per bene. In questo modo, per la prossima stagione, primavera estate, sarò a posto. Lo so, è un contenuto diverso dal solito, quest'oggi niente video tutorial, però in ogni caso io spero che vi possa essere utile, vi possa intrattenere, insomma ci teniamo un po' compagnia e vi possa invogliare a fare il cambio stagione, non solo dell'abbigliamento all'uncinetto ma anche delle borse o dei filati. È una parte un po' scocciante ma bisogna iniziare da qualche parte. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, se ti va supporta questo video con un bel pollice all'insù e aggiungendo hype. A questo punto ti riporto al video di oggi. Sigla! Bene amiche ed amici, partiamo proprio da qui, dalla mia RL. Da quando l'ho acquistata non ne posso fare più o meno, ho tutti i capi a portata di mano, quindi quando devo scegliere cosa indossare ho tutto sotto occhio. Ma non solo, dovete sapere che nella parte inferiore tengo anche tutte le borse, le clutch, le pochette, insomma qualsiasi accessorio, anche sciarpe, cappelli, guanti, tutto, davvero molto comoda. Tra l'altro ha anche 4 ruote e posso trasportarla a mio piacimento. Come notate c'è un misto tra estivo, invernale, anche primaverile, però in questo caso vado a prendere tutto l'abbigliamento estivo che ho indossato appunto la scorsa estate. Metto tutto nel cesto per il bucato, così comodamente posso trasportare tutti i capi all'uncinetto, che sono davvero tanti e lo vedrete. Bene, adesso passiamo al lavaggio effettivo dei capi, ma vedrete che non li lavorò soltanto a mano. Intanto vediamo il primo metodo che utilizzo, quindi il lavaggio a mano. Riempio il cesto per bucato con dell'acqua tiepida, né troppo fredda né troppo calda, e aggiungo il detergente. Io utilizzo questo, mi trovo molto bene, è un detergente per lana e delicati che pulisce a fondo e soprattutto non fa molta schiuma, e questa è una cosa importantissima soprattutto per il bucato a mano, in quanto facilita il passaggio successivo del risciacquo. Come primo lavaggio metto insieme tutti quei capi che si avvicinano per colore. Abbiamo le tonalità del rosa, del fucsia, del magenta. Inizio a strofinare delicatamente per rimuovere lo sporco e mi aiuto anche con del sapone di Marsiglia per bucato, per rimuovere le macchie più insistenti come quelle del fondotinta e per pulire più a fondo la zona delle ascelle. Lo sappiamo, in estate si soda molto di più, quindi è molto importante soprattutto pulire quella zona lì. Dopo aver strofinato e ripetuto l'operazione per tutti i capi, si passa allo step successivo del risciacquo. Mi aiuto con un altro cesto per il bucato. Strizzo capo per capo, quindi rimuovo l'acqua sporca in eccesso e li ripongo sul secondo cesto. Butto via l'acqua sporca, pulisco il cesto per bucato e lo riempio sempre con acqua tiepida. Inizio dal primo capo della camicetta granny, ripeto questa operazione per ben 3 volte finché insomma non c'è più schiuma, e ripeto la stessa operazione per tutti gli altri capi, li ho tutti risciacquati per ben 3 volte. Avrete sicuramente notato che i capi hanno perso un po' colore, ma è del tutto normale, soprattutto se li lavate per la prima volta. Ma non è questo il caso, già avevo lavato questi capi tante altre volte. Comunque, una volta risciacquati tutti i capi, ovviamente ci occupiamo della profumazione dei capi. Io ci tengo moltissimo, mi piace molto avere i capi ben profumati e quindi li lascio in ammollo con dell'ammorbidente. Sto provando per la prima volta questo ammorbidente nello specifico, è una novità a quanto pare, profumazione top. Ho acquistato altre 2 profumazioni, devo ancora provarli, in caso vi farò sapere come sono, ma questa è buonissima, ve la straconsiglio. Se amate quanto me i capi belli che profumati, amerete questa profumazione. E anche qui strizzo delicatamente, rimuovo l'acqua in eccesso e sono pronta per i passaggi successivi. Però prima di mostrarvi quelli, voglio mostrarvi come lavo i capi all'uncinetto in lavatrice, perché sì, è possibile senza avere alcuna paura e ansia. Non preoccupatevi, non succede assolutamente nulla, bisogna avere soltanto delle piccole accortezze. Qui ripeto grosso modo gli stessi passaggi di prima, quindi utilizzo lo stesso detergente, aggiungo anche un po' di ace gentile per colorati e l'ammorbidente e programmo la mia lavatrice su lavaggio a mano 40 gradi, fa tutto lui. L'importante è che prima dell'avvio togliate la centrifuga. La mia lavatrice in automatico ha messo 4
800 giri, ma io li ho tolti. Niente centrifuga perché altrimenti i capi potrebbero restringersi, quindi meglio evitare. Tanto vedrete che alcuni capi, in base alla composizione del filato, saranno belli inzuppati di acqua, ma altri capi no. Questo non è assolutamente un problema perché innanzitutto quando li usciamo dalla lavatrice li strizziamo ulteriormente in maniera delicata. Dopodiché toglieremo l'acqua in eccesso arrotolando il capo su un telo in spugna o in cotone, proprio come sto facendo io. Bene, una volta fatto questo prendo un telo in cotone, lo adagio sopra il mio stand di panni e sistemo per bene tutti i miei capi all'uncinetto. Quindi li faccio asciugare su un piano all'aria aperta, possibilmente all'ombra, affinché il sole non scolorisca i colori. Ovviamente ci vuole il tempo che ci vuole, è preferibile fare questa operazione quando c'è una bellissima giornata di sole e un clima bello che mite, proprio come ho fatto io. E voilà, missione compiuta. In quanto tempo si sono asciugati? Questi in particolar modo in 24 ore. Perché vi ripeto, la giornata era molto mite, c'era abbastanza caldo e si sono asciugati in 24 ore. Sappiate che alcuni capi li ho fatti asciugare anche sul filo per stendere i panni, soltanto quando erano umidicci e non impregnati d'acqua, giusto per accelerare i tempi di asciugatura. Non succede nulla, non vi preoccupate, non si slabbrano, non si allungano, non perdono la forma, almeno a me non è successo mai nulla di tutto questo. I capi sono sempre ritornati perfettamente. Questi sono tutti i passaggi che effettuo io quando lavo i miei capi all'uncinetto, estivi o invernali, stesso procedimento. Finalmente tutti i miei capi super puliti, profumati, pronti per la prossima stagione. Li ripongo all'interno di una panca contenitore che non solo conserva i miei capi per la prossima stagione, ma fa anche da complemento d'arredo. Bene amiche ed amici, cambio stagione effettuato, finalmente ho tutti i capi d'abbigliamento all'uncinetto puliti e soprattutto in ordine in questa panca che ho acquistato appositamente non solo per questi progetti ma altri progetti. Per fortuna c'è ancora spazio, quindi man mano che creo e che realizzo riempirò sicuramente questa panca, quindi posso mettere a questo punto anche il coperchio. Credo che posizionerò questa panca proprio qui e mi fa anche da complemento d'arredo, il che non mi dispiace. Fatto questo non mi rimane che tirare fuori adesso parte dell'invernale, perché parte ce l'ho lì nell'arrella proprio come vi ho mostrato all'inizio di questo video. Poi all'interno di questo cartone la scorsa primavera ho sistemato un po' di abbigliamento all'uncinetto invernale e un po' di accessori, cappellini, sciarpe, guanti, eccetera eccetera. Fatemi sapere se vi può interessare un video dedicato dove tiro fuori tutto l'abbigliamento e gli accessori invernali, di modo anche da rinfrescarci un po' la memoria. Magari tra questi progetti può esserci qualcuno da cui prendere ispirazione per questo autunno-inverno, perché no? Vi aspetto giù nei commenti. Tra l'altro non devo soltanto tirare fuori l'abbigliamento invernale, ma devo risistemare anche il mio angolo di filati, quindi anche lì fare il cambio stagione, togliere tutto l'estivo o parte dell'estivo e risistemare e riorganizzare i filati autunnali invernali. Anzi, nello specifico il mega shopping che ho fatto di recente da Teddy, ho fatto un video dedicato che trovate su TikTok, magari ve lo lascio nella descrizione di questo video. Sinceramente dovrei fare anche un po' di declutter e sistemazione nella mia postazione make-up. Io non so se questi tipi di contenuti possano piacervi, interessarvi, intrattenervi. Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. In questo modo, piuttosto che fare tutto subito, aspetto le vostre risposte, mi organizzo un po' e vi mostro tutto passo passo. A questo punto vi darei l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e spero che in qualche modo questo video vi sia stato utile, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto un po' compagnia e soprattutto vi abbia invogliato a fare il cambio stagione. Grazie per aver scelto di guardare anche quest'oggi Momi, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!